Salve a tutti, anche oggi abbiamo un nuovo utensile da costruire e vediamo subito di quale si tratta. Allora, io vorrei creare un utensile per fare le forature a flusso termico, per poter filettare le lamiere, che rimanga una buona resistenza meccanica. Potrei usare anche le boccole filettate, ma le boccole filettate hanno diversi difetti, tra cui il grippaggio e prima di tutti lo spessore della boccola esterna, che molto spesso dà fastidio, e questa non si può togliere perché chiaramente si staccherebbe. Invece con la filettatura in un foro a flusso termico si può anche pareggiare perfettamente a livello. Ho comprato un paio di barrette di carburo di tungsteno. La barretta è 10 mm e con questo materiale ci faremo le punte per foratura a flusso termico. Questo materiale è molto duro, da vedere assomiglia alla barretta di HSS, ma in realtà è molto più duro e si presta particolarmente bene alle alte temperature senza subire grosse conseguenze. Naturalmente qui, per poter lavorare questo materiale, dobbiamo fare un'azione di mollatura e costruire degli inserti che poi andranno messi in un porta punta. Come portapunta noi potremmo già usare questo R32 come fanno tutti, però ha il difetto di essere molto grosso la testa di questo utensile e di conseguenza in tante posizioni non potrebbe entrare perché dà fastidio la sua ghiera di fissaggio. Quindi vorrei fare un utensile molto particolare con una testa molto sottile che mi permetta di arrivare in molte posizioni. Quindi costruiremo questo utensile dall'A alla Z praticamente. Le punte che dovremo ricavare da questo tungsteno sono molto particolari. In commercio si trovano, ma si trovano solo ad uso industriale, e l'uso industriale prevede anche la filettatura industriale, quindi a rullatura a freddo, deformazione plastica, e per quel tipo di filettatura serve un diametro maggiorato perché poi la deformazione compensa il materiale mancante. Noi invece che useremo il classico maschio da asportazione siamo costretti a usare delle misure classiche e quindi con un foro più piccolo. E nel mentre risparmiamo un po' di soldi perché queste punte a flusso termico costano tantissimo. Ecco, ho già messo su il tondo di tungsteno qui sul portapinze, è già centrato. E ora ci prepariamo per fare la mollatura. Ecco, ho riparato un po' bene meglio il tornio per le polveri, ho già messo su la filatrice con la molla al diamante, già inclinata di 20 gradi per fare il cono di testa.
Ecco, abbiamo fatto il cono di testa e adesso facciamo le altre lavorazioni. Ecco, ora dobbiamo fare il diametro effettivo della punta. Questo lo facciamo diventare per il foro per il filetto di 8. Facciamo un primo controllo, così mettiamo a zero esattamente lo strumento. Ecco, siamo a 7,05 adesso. Ecco, c'è rimasto solo da fare la cuspide finale e la faremo a 45 gradi, quella lì. Ecco, benissimo. Così dovrebbe essere completo. Ecco, adesso facciamo la troncatura. La faremo con un semplice dischetto da flex. Speriamo che ce la faccia, perché è un materiale molto duro. Sotto abbiamo già messo l'aspirazione. Perfetto. E la punta è pronta. Ecco la punta che abbiamo ottenuto. Questa è per fare il filetto di 8 e 6,80 in realtà. Nel frattempo ne ho fatte altre due, una per il filetto di 5 e una per il filetto di 6. Di queste punte ne esiste un tipo che ha due taglienti laterali, uno di qua e uno di là. Due taglienti tipo l'amatore, col suo centro, e un tagliente e il secondo tagliente. Questi taglienti servono ovviamente per togliere la sbordatura di fusione che viene fatta sul pezzo. Quindi mentre scende, che il materiale è rovente, toglie la parte sopra e diventa tutto un piano. Però io penso di non farle, quelle punte, perché sono molto molto pericolose. Pericolose perché serve una macchina chiusa, perché sprizzano materiale fuso in tutte le direzioni ed è altamente pericoloso con una macchina comandata manualmente da vicino. Semmai dopo, in un secondo tempo, si mette sulla fresa a candela e si fa la stessa operazione spianando il pezzo con tutta tranquillità. È un'operazione fatta in due tempi, ma noi non abbiamo dei tempi da rispettare per fare le produzioni in serie. Questo è un laboratorio hobbistico.
quindi ci sta perdere un po' di tempo in più, ma fare il lavoro in sicurezza. Per fare questo utensile useremo uno spezzone di questo tondo calibrato, che è un C45, quindi un acciaio che si presta molto bene a essere temperato. Iniziamo. Ecco, dopo qui dovremmo fare il cono MT3, ma lo faremo dopo, come seconda lavorazione. Ora useremo questo piccolo utensile da interno, ma è molto delicato, quindi dovremo andarci molto piano.
Ecco, ora con la fresatrice dobbiamo separare a metà le due parti. Ecco fatto, separato anche le due parti. Adesso gli diamo una pulitina, togliamo le sbavature. Questo è un utensile che è comodissimo. Non ho mai fatto un video al riguardo, ma è facile da capire come è concepito. È veramente di un'utilità immensa e risolve tante situazioni difficili. Questo è il pezzo che abbiamo appena tagliato. Adesso c'è da pulire, ma comunque il taglio è fatto, nonostante il metallo sia piuttosto duro. Ecco, ora possiamo comporre questo portapunta. Qui ci va la sua brugola che stringe la punta. Qui ci sono le punte, ne ho fatte per adesso, ne ho fatte 3, dopo faremo le altre. Ecco, è già dentro e così possiamo stringerla e abbiamo praticamente un mandrino come misura unica, però a me serve solo questa col passo 10, però è estremamente fine e passa dappertutto praticamente, senza avere quella ghiera grossissima che rovina tutte le lavorazioni. A questo punto, col pezzo montato, che così rimane in linea, questo tondo, possiamo andare a fare il cono MT3. E dopo... Ecco, ho già angolato il carrellino superiore, messo sul motorino di trascinamento della slitta. Bene, e anche il cono MT3 è pronto. Il filetto di 12 l'avevamo già fatto prima, la parte davanti era già pronta ed è pronto per andare a fare il trattamento di tempra. Ecco il nostro pezzo che comincia a diventare rosso. Stiamo facendo la tempra.
Ecco, adesso gli facciamo un po' di rinvenimento. Ecco, siamo stati nella vecchia casa e abbiamo fatto la bonifica a questo acciaio, cioè il trattamento di tempera e rinvenimento, così è diventato molto più resistente. E adesso? Ed eccolo terminato e pronto all'uso. Mi sembra venuto molto bene. Qui ci andrebbe, in questo spazio, ci andrebbe un dissipatore di calore, sempre in metallo. Però visto che questo è un laboratorio hobbistico, quindi noi non dobbiamo fare lavorazioni in serie, al tempo di raffreddarsi, diciamo, ritengo quasi inutile e addirittura dannoso per lo spazio che occupa quel dissipatore, quindi penso di non crearlo al momento. Se proprio si dovesse averne bisogno in un secondo tempo si fa presto a farlo, ecco via, un anello di ferro con le alette e non ci rimane altro che andarlo a provare se funziona, con la speranza che la mia fresatrice faccia abbastanza giri sufficienti per mettere in temperatura giusta il metallo. Andiamo. Ecco, ora mettiamo su un pezzo, un tubolare, 1,50 di spessore. Se vogliamo fare un lavoro preciso, usiamo anche la punta, altrimenti andiamo giù direttamente. Ecco, ora mettiamo su il nostro utensile. Eccolo lì. Naturalmente useremo la massima velocità e purtroppo però al momento mi trovo col variatore di frequenza in fuori uso, quindi sono costretto a usare la fresatrice con i suoi giri originali e con 50 Hz mi fa al massimo 1420, che sono un po' pochi. Invece col variatore arrivo a 1700-1800, che sono quelli giusti. Speriamo che ce la faccia e proviamo. Ecco, facciamo l'accensione.
Perfetto, siamo andati molto molto bene. Proviamo a smontarlo. Una bellissima battuta. Ora mettiamo su quest'altro tubolare che è un 3 mm, quindi molto più spesso, così vediamo se ce la fa anche con questo spessore. Ecco, siamo pronti anche a fare il foro nel tubolare di 3 mm. Benissimo, anche sul 3 ha lavorato molto bene. E a questo punto possiamo provare anche a fare il filetto di 8 mm. Benissimo, anche il filetto di 8 l'abbiamo fatto. La vite dovrebbe entrare. Perfetto. E così abbiamo praticamente 3 mm di spessore del metallo e altri 3, forse più, di materiale fuso che ha sbordato sotto. Quindi una massima tenuta. Il grosso vantaggio di questo utensile, snello e sottile, è che possiamo entrare anche in pezzi chiusi per poter lavorare un po' in ogni posto. Ed è una comodità molto grande. Ora la vediamo meglio al banco, ma questo è uno spessore di 3,5 mm. E la comodità. Ed eccoci qua con tutti i nostri pezzi, quelli che abbiamo fatto. Questo è il primo, l'amirino di 1,5 mm. Questo è il tubolare di 3 mm che abbiamo fatto il filetto, un bellissimo filetto, quindi a massima tenuta. La sbordatura superficiale di fusione è bella compatta e fatta bene. Ed eventualmente se dà fastidio se è un lavoro di precisione si usa la fresa, altrimenti con semplice flex si pareggia e non c'è più spessore, insomma, dipende dall'importanza del lavoro che dobbiamo eseguire. Anche qui abbiamo visto che riesce ad andare dentro negli interni, potrebbe stare, qui potremmo fare anche 2 fori addirittura. La sbordatura di fusione è bella abbondante, sono 5 mm praticamente. La nostra punta al tungsteno si è scaldata, si vede che si è scaldata, ma non ha risentito nelle sue forme, nelle sue caratteristiche. E quindi vuol dire che il metallo tiene bene la fusione e non risente di grossi problemi. Quindi vuol dire che abbiamo lavorato nel modo giusto. E niente,
Spero abbiate gradito il video e l'utensile. E niente, ci sentiamo al prossimo video per un altro lavoretto. Intanto buona foratura a tutti e un saluto. Ciao ciao!